Ti ritrovi con un suono del genere? Seguimi fino alla fine di questa pillola e ti spiegherò come fare per avere un suono timbrato e pulito. Ciao, sono Emanuela e sono una clarinettista e sassofonista professionista. Mi occupo essenzialmente di didattica agli adulti con lezioni one-to-one nel mio studio di Bergamo e online. Se è la prima volta che passi dal mio canale e non l'hai ancora fatto, iscriviti, così rimani sempre aggiornato sulle nuove uscite e sui contenuti esclusivi. Il suono spaperato è un argomento evergreen. Molti se ne lamentano. I più fortunati riescono a risolvere grazie all'ausilio dell'insegnante e del percorso di studi. I meno fortunati purtroppo non risolvono e si ritrovano con questo suono spaperato per lunghissimo periodo. E non risolvono soprattutto perché non riescono a comprendere quali sono i meccanismi di funzionamento del suono che generano questo tipo di suono spaperato. Ecco 3 cose a cui stare attento quando ti trovi le papere nel clarinetto. Questione numero 1, che è esterna a te, non dipende da te. L'equilibrio nel setup. Per esempio, imboccatura chiusa, quindi tip opening piccolo, con ancia debole e squilibrata. Quindi è molto importante trovare un equilibrio fra l'apertura del bocchino e la durezza dell'ancia. Ogni caso fa storia a sé, perché se per esempio per un alunno va bene apertura 4 e ancia 2,5, per un altro la stessa apertura 4 è più equilibrata con un'ancia 3. E da cosa dipende questa differenza? Dal background di studio, dal tipo di impostazione e dall'età. Secondo aspetto, i muscoli facciali. All'inizio del percorso di studio i muscoli facciali non sono abituati a lavorare tanto e quindi perdendo di forza portano il suono a diventare più spaperato. Se il muscolo è debole, il suono che mi viene fuori è... Se il muscolo è in tensione con la corretta impostazione invece è... Che attenzione non è stringere, è solamente far lavorare i muscoli giusti. Un'altra caratteristica della debolezza dei muscoli facciali è quello che si perde aria, quindi quando si va a suonare si sente... Questo problema generalmente si risolve con il tempo. Con il tempo di studio si acquisisce sempre più autonomia e da 5 minuti di autonomia si passa a 10, a 15, a 20 e poi si suona per delle ore senza nessun tipo di problema. Aspetto numero 3. Gola e palato molle. Secondo il mio punto di vista, questo è l'aspetto più importante e più incidente sulla qualità del suono rispetto a tutti gli altri che ho nominato fino adesso. Infatti spesso le persone suonando non si rendono conto dell'apertura della gola e soprattutto della posizione del palato molle e questi 2 aspetti sono importantissimi nella resa del suono. La gola, per esempio, se è eccessivamente aperta, genera un suono aperto, che può essere un suono desiderato e desiderabile in alcuni contesti, in altri un po' meno. Facciamo un piccolo esempio. Gola aperta. Gola un po' più chiusa. Attenzione a non confondere i 2 termini. Rilassata non vuol dire molle, rilassata vuol dire rilassata per far passare una buona quantità di aria. Quando io chiudo la gola, il suono si soffoca e questo non è un bene. Quando la gola è molto aperta, il suono naturalmente cambia di timbro e diventa più aperto. Le variazioni del palato molle vanno a creare invece delle differenze timbriche, soprattutto nel legato e nello staccato. Inoltre il palato molle aiuta tantissimo alla proiezione del suono. Faccio un esempio anche per il palato molle, faccio un suono con la gola aperta e il palato molle rilassato. Adesso invece terrò la gola rilassata e il palato molle un pochettino più in posizione alta. Sono piccoli dettagli che vanno a creare un suono
piuttosto che un altro. I dettagli fanno sempre la differenza. Che questo contenuto possa esserti utile, io ti saluto e ti do appuntamento alla prossima. Ciao ciao!